Rompiamo l'uovo dentro ad una ciotola, aggiungiamo 125 g di zucchero e montiamo velocemente con le frutte. Aggiungiamo l'olio, sono 60 ml d'olio, 40 g di cacao amaro in polvere e 200 g di farina 00 e per ultimo 200 g, avete sentito bene, non ml, 200 g proprio, di caffè. Come ultimo ingrediente aggiungiamo una bustina di lievito per dolci ovviamente, e mescoliamo. Mi raccomando, usate il cacao amaro, il più amaro che trovate. Ecco qua. Andremo a foderare la padella con 4 strisce di carta forno bagnata e strizzata, così. Copriamo, tiriamo su questi e facciamo cuocere nel fornello più piccolo. Accendiamo, abbassiamo al minimo e facciamo cuocere per più o meno 20 minuti. Una volta che tutta la superficie della torta sembra asciutta, ti consiglio di utilizzare un coperchio trasparente, apriamo e andremo a controllare con uno spaghetto. Ci siamo quasi, È sofficissima, ragazzi. Manca giusto questo pezzettino qui, vedete? E si vede dal colore che è ancora umido questo pezzetto. Una volta che la torta è pronta andremo a spegnere la fiamma e la lasciamo raffreddare. E adesso non dobbiamo fare altro che decorare la torta. Io la metto al rovescio perché questa parte qua è più liscia e secondo me è più bella. Appoggiamo al centro un centrino, così, e spolveriamo con lo zucchero a velo. Con delicatezza togliamo il centrino e voilà! Senza accendere il forno abbiamo fatto un dolce soffice e buonissimo per la colazione. Adesso la tagliamo e vi faccio vedere quanto è soffice. È morbidissima e super cioccolatosa. Guardate che roba! Potete anche farne 2 e farcirla per fare una torta di compleanno, perché esistono anche le persone che fanno il compleanno d'estate, come per esempio mio figlio, e quindi
Se uno non vuole accendere il forno potete utilizzarla anche come base per una torta di compleanno. Sofficissima, ragazzi, vedete? Gnam gnam.